Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa piccola pochette a mano che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per la realizzazione di questo progetto consiste in una rete preformata. Io ho scelto la variante più piccina di Casa Tessiland ed ho lavorato il progetto con un uncinetto numero 2, quindi questa volta andremo a lavorare ad uncinetto e non con il ricamo ad ago. Servirà comunque un ago da lana, come al solito. Ho deciso di incorporare questa chiusura a girello ed ho lavorato il mio progetto con un filato in ciniglia. Io nello specifico ho scelto il filato Avril, sempre di Casa Tessiland, nella variante prugna, e per realizzare questa piccola pochette me ne sono serviti 65 grammi. Possiamo passare al tutorial. Lavoreremo questo progetto con il punto catenella, qualcosa di piuttosto semplice per consentire a tutte quante di realizzare questa piccola meraviglia. Non andiamo ad inserirci sui punti marginali, quindi non toccheremo il perimetro per adesso della nostra rete, ma andremo ad inserirci nel primo quadretto utile, vedete, quindi nella seconda riga, il secondo quadretto. Qui è un triangolino, se vogliamo, e qui ci andiamo ad inserire con il nostro uncinetto numero 2. Prendiamo il filato di lavorazione dal retro, lo incorporiamo all'uncinetto e lo portiamo fuori. Ora ci spostiamo nel quadretto successivo, entriamo con l'uncinetto, portiamo fuori il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Questo è il punto catenella o maglia bassissima. Lavoreremo tutto il progetto in questo modo. Punto successivo, peschiamo il filo, lo tiriamo fuori e chiudiamo con una maglia bassissima. Non tirate la lavorazione. Punto successivo, tiriamo fuori il filo e proseguiamo fino al penultimo quadrettino. Eccoci all'ultimo punto, il triangolino. Entriamo, portiamo fuori e ci chiudiamo. Ora dobbiamo andare nella riga sottostante. Io lavorerò tutti i quadretti e tutte le righe per avere un risultato un pochettino più abbondante ed evitare che si veda la rete sottostante. Ci andiamo a spostare direttamente nella riga sottostante, vedete? Nel primo quadretto utile, non contando il bordo. Riprendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Voltiamo il lavoro per trovarci comode e ricominciamo un'altra riga e proseguiamo punto su punto e riga su riga fino ad arrivare alla fine del primo segmento. Siamo arrivati in concomitanza dell'inizio dei due laterali. In questo momento noi ignoreremo i due laterali e proseguiremo dritti per la nostra strada, quindi comporremo un pannello completo fino alla fine, naturalmente lasciandoci sempre i margini laterali. In corso d'opera vi accorgerete che in alcuni punti sarà impossibile passare con il filato, in quanto sono dei forellini talmente piccoli, a volte inesistenti, da non permettere il passaggio del nostro filato. Non fatevi assolutamente problemi e continuate a inserire i vostri punti catenella fino a dove riuscite, lasciando sempre l'ultimo quadretto integro. Ora vi faccio vedere, sono arrivata al margine ultimo e proseguo nel quadretto sottostante, vedete? E torno indietro. Con i miei punti catenella.
punto su punto. Giunti alla fine della riga, andiamo nel quadrettino sottostante, ignorando appunto il nostro laterale. Voltiamo il lavoro per comodità e proseguiamo con i nostri punti catenella, punto su punto. Arriveremo nella parte in cui la lavorazione si allarga di nuovo e continueremo lasciando il nostro quadrettino marginale a realizzare i nostri punti catenella. Mi raccomando, ricordiamoci che l'ultima riga di quadrettini non andrà lavorata. Arrivati alla realizzazione dell'ultimo punto, ricordiamoci di lasciare sgombra l'ultima riga di quadrettini, ci lasciamo una codina, tagliamo il filo e lo tiriamo, poi lo andremo a nascondere in un secondo momento. Ora ci andiamo ad occupare dei laterali che verranno lavorati esattamente alla stessa maniera. Ho deciso però di strutturare questa lavorazione in due tempi perché quando andremo poi ad assemblare la nostra pochettina, vedete, vorrei che la trama orizzontale si ripetesse anche nei laterali. Se avessi continuato la realizzazione e non omettendo i laterali, quindi realizzando tutto un pannello unico, una volta ripiegata la nostra pochette avrei avuto dei laterali sviluppati in verticale. È comunque una scelta. Ora, tornando a noi, riprendiamo l'uncinetto e ci inseriamo nel primo foro utile. Ricordiamoci di lasciare sempre l'ultima fila di quadrettini sgombra, quindi saltiamo il primo quadretto che abbiamo disponibile ed entriamo nel secondo, ripetendo esattamente quello che abbiamo fatto finora. Prendiamo il filo, lo incorporiamo e poi passiamo subito al punto successivo, al quadretto successivo, continuando con i nostri punti catenella, punto su punto, fino a completare entrambi i laterali, lasciando ovviamente, come ripeto, l'ultimo quadrettino perimetrale sgombro. Prima di proseguire naturalmente con l'assemblaggio dobbiamo quantomeno montare la parte inferiore della chiusura. Per farlo andiamo a creare una simulazione di assemblaggio in modo da darci già un'idea dell'altezza alla quale andrà posizionato il nostro perno inferiore. Eccola qui. Me la segno. Andiamo adesso a trovare il centro del nostro pannello. Il mio misura 17 cm e la parte inferiore della mia chiusura misura 2 cm. Ho calcolato che a circa 7 cm e mezzo posso andare a posizionare la mia chiusura. Come possiamo notare voltando il nostro pannello, non si vede assolutamente alcun accenno di rete. Questo ci consente di non foderare la nostra pochette. Ovviamente, qualora voi voleste foderarla, vi lascio qui sopra il link di un altro video dove vi faccio vedere nel tutorial della borsa in questione come si va a foderare, in modo da farvi trovare tutte le istruzioni necessarie. In questo caso io non la fodererò. Nonostante questo, mi attrezzerò senz'altro per andare a mascherare quello che è il retro della mia chiusura e per farlo prenderò, come sempre, il mio filato di lavorazione, riprendo il mio uncinetto, lascio una piccola codina ed eseguo un cappietto iniziale. Ora realizzo un piccolo pannellino perfetto per coprire questa piccola targhetta che si intravede, tutto di punti bassi, quindi eseguo delle catenelle, 5 sono perfette, ne aggiungo una per voltare il lavoro e torno indietro a punto basso
Realizzo una catenella, volto il lavoro e torno indietro di nuovo, punto basso. Perfetto, lo provo e vedo che copre completamente, quindi realizzo una catenella, mi lascio una codina e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto e semplicemente con il mio ago da lana vado a cucire con queste codine la piccola toppa alla lavorazione. Ed eccoci, abbiamo applicato questa piccola toppa che crea sì un pochino di spessore, ma a livello estetico è assolutamente perfetta. Vedete, quando poi andiamo ad aprire la nostra pochette non vediamo assolutamente nulla e non c'è neanche pericolo di ferirci con le estremità della nostra lastrina. Ora sì che possiamo realizzare il nostro giro perimetrale a punto basso. Prendo l'angolo della patella inferiore, vedete? Prendiamo il filo, facciamo passare il filo, catenella di ancoraggio ed iniziamo punto su punto a lavorare dei punti bassi. Lavoriamo morbide, non tiriamo troppo da lavorazione. Questi punti bassi andranno strutturati per tutto quanto il perimetro della nostra piccola pochette. L'esecuzione del punto basso andrà perpetrata per tutto il perimetro, naturalmente incorporando le codine. Ma prima di proseguire, un piccolo appunto, un piccolo consiglio. Prendiamo due marker, un momento, simuliamo un indosso per individuare la posizione esatta dove andrà inserita la parte superiore della chiusura e andiamo a marcarcela. Perché nel caso di questo tipo di chiusura a girello, quindi qualora voi aveste la stessa chiusura che io ho acquistato, andremo a montarla sulla rete stessa, non sul filato di lavorazione. Pertanto questi punti non andranno lavorati con il punto basso. In presenza di altre chiusure invece che magari si prestano maggiormente all'ancoraggio con delle viti ad esempio, non fatevi problemi e proseguite tutta la lavorazione a punto basso. Noi che abbiamo invece questo tipo di chiusura continueremo la lavorazione dei nostri punti bassi perimetrali fermandoci qui, saltando questi 4 punti e proseguendo fino alla fine del giro. Perimetro completato. Mi lascio una codina taglio il filo e lo tiro fuori. Con questa codina che sto creando andrò a cucire la mia borsa, quindi inizierò l'assemblaggio dei miei laterali. Possiamo andare già ora a piazzare la nostra chiusura dove abbiamo lasciato la parte di rete. Eccola qui montata e adesso passiamo all'assemblaggio della nostra pochettina. Iniziamo a cucire i 2 laterali uno all'altro prendendo una costina di un punto e una costina di un altro. Vedete che non si vede assolutamente
nulla, perché questo filato davvero camuffa moltissimo. Andiamo avanti in questo modo fino a cucire tutti e due i laterali. Ed eccolo questo gioiellino terminato. Guardate che meraviglia, è davvero super morbida e questo color prugna è qualcosa di eccezionale. Andiamo a vedere l'interno. Vedete, la rete non si vede in alcun modo, morbida, quindi perfetta anche senza fodera. Io infatti per questa volta eccezionalmente ho deciso di lasciarla così. La trovo veramente deliziosa, perfetta per essere indossata a mano. Ovviamente nessuno vi vieta di inserire dei ponticelli per una tracolla oppure dei piccoli manici. Io avevo proprio necessità di una pochettina super chic. A questa pochettina andrà abbinato un elegante accessorio che vedremo nei prossimi video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video e lasciatemi anche un like. Vi invito come al solito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.